Questo video non è facile da realizzare per me né da mostrare per il mio carattere timido, però ci voglio provare lo stesso perché mi va. È stato complicato realizzare questo progetto perché appunto sono stati dei giorni molto duri per me e fitti di impegni. È cominciato tutto da una poesia che avevo scritto di getto il 2 marzo 2025 per rendere omaggio al compleanno del mio caro nonno Feliciano Gerlini. Era il suo compleanno e io in quel momento non riuscivo a disegnare ma soltanto a scrivere, solo che questa poesia era ancora incompleta e qualche giorno fa mi è venuta l'idea di trasformarla in una serie di strisce a fumetto. Queste strisce dovevano essere delle illustrazioni con delle parole che vanno a riprendere dalla poesia. Stavo cercando di finire in tempo. Per me non è stato semplice perché il 9 agosto scorso rappresenta l'anniversario della morte di mio nonno Feliciano. Per me è stato un trauma. Sono 17 anni che non c'è più, pure però il dolore non è diminuito, si è soltanto, diciamo che ci ho preso l'abitudine. Devo ringraziare mia zia Antonella perché mi ha fornito delle foto che mi hanno potuto dare un pochettino di ispirazione. Sto lavorando ad un progetto in cui inserire mio nonno come personaggio di un graphic novel inedito, facendo il personaggio, facendo sia l'illustrazione che il fumetto. Scusate che sono un po' emozionato. Questo video non deve essere triste, ma anzi deve rappresentare tutte le varie lavorazioni che ho fatto e a grandi linee sono partito da un ritratto appunto per studiare i lineamenti di mio nonno e renderli un pochettino più fumettosi, evidenziando i suoi caratteri principali, che erano lo sguardo degli occhi azzurri bellissimi che sembrava di essere tra il cielo e il mare, questi capelli biondi che purtroppo io non ho mai visto, che l'ho visto più da anziano, questi baffetti, questo sguardo dolce che sapeva leggerti dentro, che sapeva trovare qualunque soluzione a qualunque problema. Era una persona meravigliosa, era un medico pediatra ed era anche appassionato di barche, di mare, e ogni tanto con i suoi amici andava per mare e io ho voluto rappresentarlo proprio in questa iconografia perché mi piaceva molto l'idea che lui fosse come il capitano di questa nave, un uomo affascinante, particolare, biondo, con gli occhi azzurri, eccetera eccetera, che solca questi mari misteriosi. Per motivi di privacy non vi metto le foto, spero che vi bastino i miei schizzi come lo sto rappresentando. Mi sono venute tutta una serie di idee concatenate insieme. Infatti prima volevo fare il ritratto, poi l'ho voluto fare più o meno a figura intera, poi ho cambiato idea e ho detto vabbè, lo faccio più o meno dalla testa fino alle ginocchia, però lo voglio rendere con un abbigliamento un pochettino più scherzoso, non con il classico. Mi viene in mente Capitan Findus, che per carità è affascinantissimo, però pensavo magari a un'uscita in barca d'estate, non stai con il cappotto, il cappello, le cose eccetera eccetera. Non potevo fare vestiti scuri perché sennò attiravano troppo la luce e mio nonno così avrebbe preso fuoco. Ci faccio anche una striscia con tutte le parole, ci faccio qualche disegno, qualche cosa. Devo dire la verità, mi sono dimenticato alcune cose perché per cercare di farlo uscire in tempo per il 9 agosto mi sono dimenticato di disegnare il timone, mi sono dimenticato di disegnare qualche altro dettaglio della barca. Addirittura io non amo come l'ho colorato l'illustrazione e il ritratto stesso, che poi in realtà l'ho disegnato in 3 tipologie differenti. Anzi, mi piace di più l'illustrazione che ho dipinto per la striscia piuttosto che quella che poi ho utilizzato per il ritratto e per la figura semi intera. Poi mi direte voi, vi lascerò il mio Instagram così potete andare a vedere direttamente lì. Un'ultima cosa che volevo dire su mio nonno, e poi magari vi lascio un pezzettino della poesia di mio nonno, che aveva fatto il classico, aveva studiato latino e greco. Mamma mia, sto vento sta portando via tutto, ragazzi. Vabbè, faccio svelto. No, scusa. Volato tutto, ragazzi. Secondo me c'era qualcuno che non ha gradito il mio video.
Pure sta annunciando un'altra tempesta. Mio nonno desidera... Allora, mio nonno voleva che io facessi il classico e mi viene un pochettino da sorridere adesso, rivedendo a ritroso il percorso che poi ho fatto. Io avevo accettato perché pensavo che fosse un modo per renderlo orgoglioso e anche per seguire le sue orme, perché fin da piccolo, oltre ad amare il disegno, perché adesso vi racconto un aneddoto, io amavo anche scrivere e nonno mi insegnava talmente tanti vocaboli che io quando ero piccolo parlavo benissimo, cosa che poi mi sono guastato con il crescere praticamente. Mi piaceva scrivere e raccontare storie, infatti c'erano diverse storie che nonno mi raccontava e che io e lui magari avevamo cominciato a scrivere, lui pure aveva cominciato a scrivere, quindi mi aveva passato questa passione per la scrittura, per il raccontare le storie. Per me l'idea di fare il classico era quello, in realtà però era una cosa molto molto più ampia e completamente diversa da quella che desideravo fare. La mia passione era il disegno. Quando io andavo nello studio di mio nonno tra una visita e un'altra dei suoi pazienti, ricordo che mi mettevo seduto alla sua scrivania e gli chiedevo foglietto. E lui strappava un foglietto dei suoi dove c'era scritto Feliciano Gerlini, medico pediatra, e io lì mi mettevo a disegnare. Ci raccontavamo tante cose. Io ero legatissimo a mio nonno. Praticamente tra i 12 e i 13 anni nonno poi non c'è stato più. E io non ho avuto mai modo di potergli dire guarda, io sento di voler fare un'altra cosa, perché lui diceva che non c'erano molte possibilità col disegno, con la pittura. Sono cresciuto con l'idea che lui non avrebbe mai accettato questa mia scelta, ma io in quel momento mi sentivo vivo. Il classico non fa per me, io voglio disegnare. Io sono andata al liceo artistico, poi dopo il liceo artistico ho fatto la scuola di fumetto, ho fatto la specializzazione digitale, sono contento delle cose che ho fatto. La mia migliore amica a metà del primo anno mi è venuta dietro, perché nemmeno lei ce la faceva a sopportare il classico e anche lei le piacevano le cose artistiche, anche se magari non aveva la stessa mia passione, però è stato bello fare questo percorso insieme a lei. Non ero proprio solo, però ero solo nella mia professionalità, ero solo quando ho iniziato, gli insegnanti erano molto severi ed ero severo anche io con me stesso, però appunto la sensazione io non sono abbastanza bravo, io non sono abbastanza professionale e io questa cosa non la so fare, mentre invece le altre persone si buttavano in quello che facevano. Loro magari ci mettevano neanche il 20% del tempo che ci mettevo io. Passavo le nottate a finire i miei disegni perché ci tenevo talmente tanto, per me era una cosa talmente importante quella scelta che avevo fatto, che non potevo dire a me stesso stai per fallire. Io non potevo fallire, per me quella cosa era troppo importante, era vitale, era tutto per me. E forse un po' anche perché già pensavo di aver deluso nonno e non volevo deludere tutte le aspettative che avevo addosso, non volevo deludere la mia famiglia. Però devo dire la verità, io rifarei tutto quello che ho fatto. Se io avrei voluto imparare le cose che so adesso primo anno del liceo, così sarei arrivato alla scuola di fumetti che ero un mostro. Io non volevo mica il tappeto rosso, io volevo dimostrare a me stesso che ero capace, non perché gli altri dovessero elogiarmi, ma perché io volevo fare quel lavoro. E comunque sia io non mi do per vinto, io continuo per la mia strada, continuo a lottare per i miei sogni, perché anche se alcune cose si sono perse, posso sempre ritrovarle, mi basta un colpo di pennello. Ringrazio. Io sono Lore Panart YouTube, su Instagram Lore Panart. Se vi va andatemi a seguire, se vi è piaciuto questo video mettete un like, lasciate un commento se volete dirmi qualcosa, sempre in tono educato. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!